Lavorare come quattro è stato molto costruttivo, ma anche direi bello, perché non è stata quella semplice fornitura di computer, è stata una collaborazione. E quattro ci ha fornito un supporto e un servizio che si è adeguato ai nostri compiti. Eh bien, nous sommes à Tenerife, à l'observatoire du TAID. Nous sommes à une altitude de 2700 mètres. Cet observatoire a le mérite d'accueillir différents télescopes, des télescopes solaires français, allemands, et des télescopes nocturnes de différents pays, qui peuvent être européens, mais aussi américains. ASTRI est un réseau de 9 télescopes. Donc, le télescope astrien qui est derrière moi est monté, intégré et est en cours de fin de validation. Et ensuite, nous allons installer l'ASTRI 3 et les différents autres télescopes. Le projet ASTRI est fait pour détecter les rayons gamma. Ces rayons gamma ont la propriété, quand ils rentrent dans notre atmosphère, d'interagir avec les molécules de l'atmosphère. Ils vont générer une cascade de particules chargées, et ces particules chargées, lorsqu'ils retournent à leur état fondamental, vont générer une lumière bleue. Et c'est cette lumière bleue que va détecter la caméra de Cherenkov qui est au focus du télescope. Cette lumière bleue ne peut pas être détectée à l'œil. C'est pour ça qu'on l'observe à travers ce type de télescope. Io sono Fulvio Zanotti, lavoro per l'Istituto Internazionale d'Astrofisica di Bologna da 30 anni e mi occupo di infrastrutture informatiche e sono responsabile delle infrastrutture informatiche di Astri Mini Array. L'INAF e l'Istituto Nazionale d'Astrofisica facciamo astronomia e astrofisica da tutte le lunghezze d'onda, dal radio fino appunto al gamma. Il progetto Astri Mini Array in realtà è il pathfinder di un progetto più grande che sarà CTA, che avrà 2 sedi, uno a La Palma e uno in Cile. È anche importante perché per un po', fino a quando non sarà costruito CTA, sarà il più grande osservatorio Cherenkov del mondo. Questi fotoni gamma vengono prodotti da esplosioni tipo fusioni di galassie, buchi neri, cose che vengono anche da molto lontano, anche si arriva fino oltre i 10 miliardi di anni luce come osservazioni. E fra l'altro serviranno queste osservazioni come controparte alle osservazioni delle onde gravitazionali, che sono oggi molto interessanti perché è l'ultima parte che manca da spiegare della teoria della relatività. Dato che i telescopi devono acquisire dei fotoni che durano 20 nanosecondi e che non sono parecchi ma sono mescolati con altri fotoni, noi dobbiamo riconoscere quali sono i fotoni giusti, immagazzinare i dati relativi a questi e poi spedirli al data center finale che poi sarà a Roma. Però anche noi qua dobbiamo svolgere una elaborazione in tempo reale per selezionarli questi eventi e vedere se stiamo osservando il punto del cielo giusto. E quindi c'è tutta una parte di elaborazione di questo tipo. In più dobbiamo comandare i telescopi in maniera molto precisa, automatica e affidabile. Di qui il fatto della necessità di avere un edge computing molto potente. Abbiamo bisogno di computer sofisticati. Io sono Mirko Pinetti, mi occupo di organizzare, gestire e installare presso i nostri clienti i sistemi ad alte prestazioni che forniamo. E4 è un System Integrator che progetta, realizza e installa sistemi ad alte prestazioni presso i centri di ricerca, le università e i centri di calcolo. Dopo l'aggiudicazione della gara a inizio 2023 è stato un continuo collaborare, costruire esperienze, know-how. Per E4 è una cosa molto importante aver gestito e installato appunto questo sistema. La necessità di INAF era avere un sistema ad alte prestazioni e ridondato per permettere comunque la gestione continua senza avere perdite o comunque failover da parte della gestione dei servizi. Il sistema è stato studiato e progettato con macchine virtuali che devono avere una continuità, questo per permettere comunque ai ricercatori di continuare a effettuare ricerche e soprattutto al salvataggio dei dati su un sistema di storage parallelo. Per gestire un progetto come Astri è necessaria un'infrastruttura veramente sofisticata perché appunto deve essere proprio all'avanguardia come lo è il progetto Astri e è composta da più anime, perché abbiamo la parte che è composta dai camera server in cui girano i sofisticati software di acquisizione dati, poi lo storage che deve essere molto veloce per immagazzinare queste prime prese dati e trasmettere a Roma per le successive analisi.
analisi, e poi composta anche da tutta una parte che viene realizzata in Kubernetes, che cerca di capire se i dati che stiamo prendendo sono buoni o meno, quindi non ci farà sprecare tempo. E in più c'è tutta la parte di controllo di telescopi realizzata in virtuale, che è la prima volta. Questa installazione comprende 3 rack, con all'interno di questi rack un sistema di Proxmox per la gestione delle macchine virtuali, dove girano tutti i servizi, e un sistema Kubernetes dove all'interno girano i container, uno storage parallelo dove permette il salvataggio dei dati in alta affidabilità, e 10 sistemi per la gestione dei camera server. Questo lavoro con E4 prima dell'installazione è stato tutto testato e montato, non c'è stata assistenza di una ditta terza, il fornitore ha risposto di persona. Noi dobbiamo produrre una cosa che non ha mai fatto nessuno, quindi se non ti aiutano in qualche modo fai fatica, e la collaborazione con E4 è stata fondamentale.